Duchessa, la collana è sparita. Sì, me ne ero accorta. La sosta di ieri in quel bosco ci è costata cara. Ma fa attenzione, così sgualcisci tutto. Bettina, per favore, aiutami tu. Guarda, qui, queste pieghe cadono così male. Non ci vuol niente, le accomodiamo subito. Cari amici della soffitta di Pippo, mettetevi comodi, perché oggi torneremo insieme nel cuore pulsante degli anni 50 e 60, quando nelle sale cinematografiche italiane spopolavano film diventati autentici cult della nostra cultura popolare. Tra una commedia ammiccante e un poliziottesco mozzafiato, fra gli sguardi magnetici degli antieroi degli spaghetti western e le risate provocanti della commedia all'italiana, c'era un altro genere che faceva battere forte i cuori degli spettatori. Il peplum. Ma cos'è esattamente questo peplum? Semplice, amici, il termine deriva dal latino e indica una tunica tipica dell'antichità greca e romana, indossata dagli eroi leggendari e dalle splendide regine del passato. Proprio così. Parliamo di quei film mitologici e storici, spesso ambientati in mondi lontani, ricchi di battaglie, avventure e passioni travolgenti. Una miscela perfetta di muscoli scolpiti, eroi indomiti e soprattutto donne di una bellezza ipnotica e sensuale, che spesso facevano la differenza al botteghino. Perché, diciamoci la verità, oltre alle gesta eroiche e agli epici scontri, ciò che teneva incollato lo spettatore alla poltrona erano proprio loro, le splendide attrici che interpretavano principesse, regine, sacerdotesse e divinità. E oggi vogliamo celebrare proprio queste icone, che con la loro sensualità naturale e il fascino irresistibile hanno lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo. Iscriviti subito alla Soffitta di Pippo per non perderti nessun episodio. Celebriamo un'epoca di libertà, bellezza e dive indimenticabili. Ne vedremo delle belle, anzi, di bellissime. Attiva la campanella e partiamo. Marco! Prisca, è finita. No, Marco, no, non lasciarmi. Io ho bisogno di te. Era di mia madre. Cominciamo con lei, la vera regina del peplum, Gianna Maria Canale. Calabrese, classe 1927, seconda classificata a Miss Italia, ma prima nel cuore di chiunque la vedesse sullo schermo. Alta, elegante, con uno sguardo magnetico e un volto scolpito come il marmo. Fu la musa e la compagna del regista Riccardo Freda, che la rese protagonista di capolavori in costume come Teodora, Imperatrice di Bisanzio, Le fatiche di Ercole e La rivolta dei gladiatori. Nessuna come lei seppe interpretare regine sensuali e donne che comandavano con un solo sguardo. Celebre la scena della danza dei 7 veli, che fece impazzire le platee degli anni 50. Poi, quasi all'improvviso, Gianna lasciò il cinema per ritirarsi a vita privata. Da allora non concesse più interviste, alimentando il mito di una bellezza sfuggente, immortale. In fondo, certe dee preferiscono restare leggenda. E adesso arriva il fuoco. Rossana Podestà, autentica regina di questo genere. Bella, mediterranea, dallo sguardo intenso che bucava lo schermo. Rossana fu una delle prime attrici italiane a conquistare Hollywood. Ve la ricordate nel ruolo di Elena nel film del 1956, Elena di Troia? Con quella figura statuaria e i lunghi capelli dorati fece impazzire non solo Paride, ma anche milioni di spettatori in tutto il mondo. E non dimentichiamo Ulisse del 1954, dove duettò magnificamente con un titanico Kirk Douglas, diventando così simbolo di un erotismo elegante e ammaliante che non passò inosservato nemmeno oltreoceano. E che dire di Silva Coscina, croata d'origine, italiana per adozione e diva per vocazione. Silva debuttò nel genere peplum, con Le fatiche di Ercole al fianco del mitico Steve Reeves. La sua interpretazione della bella Iole è entrata nella leggenda. Occhi da cerbiatta, curve sinuose e una sensualità sottile capace di incantare lo spettatore con un solo sorriso.
La coscina bissò il successo nel sequel Ercole e la regina di Lidia, consacrandosi come una delle icone più amate e desiderate di quegli anni. Ma nel firmamento del peplum brillavano anche altre stelle indimenticabili, come la splendida Leonora Ruffo, romana purosangue che, appena adolescente, incantò tutti interpretando la regina di Saba. Sensuale e altera, Leonora emanava un fascino sofisticato e aristocratico che illuminò anche film come Ercole al centro della terra, confermandosi regina assoluta del genere grazie a una presenza scenica seducente e indimenticabile. Un altro volto iconico che dobbiamo assolutamente ricordare è quello di Dina De Santis, autentica veterana del cinema italiano di genere. Bellissima e passionale, Dina sapeva come magnetizzare lo sguardo degli spettatori grazie a una femminilità travolgente e al suo irresistibile fascino esotico. Nel film La regina delle Amazzoni, uscito nel 1960, diede vita a un personaggio femminile forte e indipendente, lasciando un segno indelebile nel cuore di migliaia di fan. E chi potrebbe scordarla nella sua apparizione ammaliante e misteriosa in Maciste contro il vampiro? Dina era un'autentica regina capace di conquistare chiunque con un semplice sguardo. E poi c'era Franca Polesello, attrice e modella che con la sua figura da capogiro e il suo sorriso intrigante riusciva sempre a catturare l'attenzione. Bella, maliziosa e ironica, al punto giusto, Franca seppe destreggiarsi in ruoli di vario genere, inclusi quelli del peplum, dove la sua fisicità prorompente trovò sempre spazio per sedurre ed emozionare gli spettatori. Non dimentichiamoci poi di Maria Laura Rocca, sofisticata e carismatica interprete in film come L'ira di Achille e Il crollo di Roma. La sua bellezza matura e intrigante fu perfetta per ruoli di donne potenti e determinate, che sapevano usare charme e intelligenza con la stessa disarmante facilità. E come non citare Luciana Angiolillo? Un'eleganza fuori dal comune e una classe da vera diva che diede quel tocco di sensualità raffinata a film come Il colosso di Rodi. Con il suo portamento altero e quel fascino sottile che la caratterizzava, Luciana incarnava perfettamente il fascino della donna aristocratica e seducente del cinema mitologico italiano. Esigenze politiche. Il principe Stefano è molto potente, ha un esercito forte. Questo matrimonio è l'unico modo per tenere Keller lontano dalle mie terre. Non vi capisco. Non amate il principe e lo sposate. Temete il conte Keller e lo invitate al vostro fidanzamento. Frequentare i propri nemici è il miglior modo per studiarli e combatterli. Care amiche e amici, queste donne straordinarie sono il vero cuore pulsante dei film peplum. Attrici meravigliose che, con il loro fascino e talento, hanno reso immortali storie di eroi, dei, battaglie e passioni indimenticabili. Se volete rivedere queste splendide dive in azione, vi ricordo che nella playlist del canale trovate tanti contenuti dedicati proprio a loro. Se questo viaggio tra bellezza, fascino e cinema italiano vi ha appassionato, lasciate un bel like e non dimenticate di iscrivervi alla Soffitta di Pippo per non perdere nessuna delle nostre puntate. Attivate anche la campanellina delle notifiche, così da essere sempre aggiornati. E mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale diva vorreste vedere protagonista della prossima puntata. Per oggi è tutto dalla vostra Soffitta preferita, un grande abbraccio e alla prossima!